Buongiorno web amici, benvenuti in un altro video calendario. Oggi vi presento questa moto 125 elettrica, ovviamente, della Sunra, il Miku Super. Andiamo a vederla bene nei dettagli e vi spiego bene com'è. Till the fat lady sings, I owe you a trip, cause me and you, we got a thing. My sunshine, I stay here, curly like a string. Just a big ol' ooh, smile, that's about all you gotta bring. So enjoy the ride, that's some pillows in the Chevy. Slide or die, laying low, getting heavy. Take your time, let me know when you're ready. Couple months I've been messing with this lady. Ok ragazzi, prima cosa che vediamo di questa moto, intanto ha due ruote da 12 pollici, anteriormente vediamo da 120-70 e 120-70 anche posteriore, sempre da 12, un freno disco posteriore, un freno disco anteriore, non ha l'ABS ma ha la frenata combinata, infatti vedete che ha il doppio tubo, quindi qua frena solo davanti mentre qua frena davanti e dietro. Pesa 90 kg più 20 kg batteria, ha due batterie che adesso andiamo a vedere da 20 A l'una, 72 volt, caricatore da 10 A 72 volt, quindi carica abbastanza rapida. Cosa curiosa, il display è veramente molto grande, molto bello, vedete che ha anche qua un sensore di impronta digitale che se noi schiacciamo sopra apre questo piccolo sportello. In questo piccolo sportello possiamo mettere un caricatore o anche altro, ci sono le istruzioni, ci sono degli attrezzi, abbiamo un altro scompartimento e vedete che ha le due batterie, ok, che schiacciando dà anche, come vedete, la percentuale di ricarica. In questo caso sono tutte e due collegate al 29%, vedete che sul display ha batteria A e batteria B, quindi 29 e 29%. Ha l'orologio, tre modalità che andiamo a schiacciare qua, oltre che la retromarcia, il tasto parking e l'auto serve, vedete qua, per accendere le luci in modo automatico quando viene buio. Da questa parte qua abbiamo le quattro frecce, questa parte qua abbiamo le quattro frecce abbaglianti e anche il lampeggio, il clacson e le classiche frecce. Devo dire che è molto completa, è piccolina ma ha tutto quanto. Nel manuale trovate anche il QR code per l'app del telefono. Come vedete ha la chiave della chiusura e anche il telecomando con l'allarme. Velocità la danno per 80 km/h e un'autonomia di circa 100 km. Motore nella ruota posteriore da 3000 watt, come vedete ha un ammortizzatore da questo lato e
un altro ammortizzatore da quest'altro lato. Una scelta un po' particolare ovviamente per lasciare pulito, come vedete, questo spazio qua. Portatarga con le frecce, devo dire anche molto carine, le frecce come vedete fatte così, e il portatarga quindi sulla ruota. C'è la possibilità di aprire la sella, quindi andiamo a vedere cosa c'è sotto, e qua vedete che c'è il caricatore, quindi il caricatore esterno da inserire qua. Cosa che mi ha colpito, che devo dire che è carina, oltre che bassa, è veramente carina, ruote larghe che mi piace, vedete che prendendola da questo lato qua, adesso è giorno, ci sono delle luci qua e delle luci anche, vedete qua, e mi piace un sacco perché di notte sicuramente deve essere uno spettacolo. Faro anteriore illuminato, vediamo le frecce. Ho omologato 2 posti, infatti vedete che ci sono le pedaline e il maniglione posteriore. Devo dire che con il sole pieno, perché comunque c'è un sole fortissimo, si vede molto bene il display. L'unica cosa che ho notato, non vedo la temperatura, quindi non so se una volta collegata con l'app salta fuori oppure proprio non c'è. Ok, adesso facciamo la prova, facciamo un giro e vediamo come va. Potete notare le frecce belle visibili. E ragazzi, allora devo dire che l'accelerazione è molto morbida, è molto buona, sono velocità, ha fatto una 3, e devo dire che le sospensioni anche sono veramente ben tarate, mi piacciono perché sia davanti che dietro è bella morbida, proprio morbida, e ha una seduta molto comoda. L'unica cosa che trovo scomoda nel mio caso, vedete le ginocchia qua che battono nella carena e quindi ti tiene le gambe larghe. Ovviamente è bassa, quindi appoggiamo subito i piedi, quindi nel momento che noi ci fermiamo, adesso vi faccio vedere, mi fermo, vedete i piedi sono subito per terra perché comunque non è alta, anzi è proprio adatta anche per le donne secondo me. E la frenata devo dire che anche questa non è male, è molto buona, modulabile, quindi frena bene. Ha anche la retromarcia, vediamo qua è un po' più scuro, quindi vediamo un po' meglio il display. Quando freniamo, quella barra che vedete che va su giù è la frenata rigenerativa, ce l'ha solo in frenata e non nel rilascio. Faccio ancora un giro, Ovviamente bisogna fare attenzione perché essendo elettrico con il motore sulla ruota è silenziosissima, come vedete guardate prendo dei dossi e si sentono veramente poco. Devo dire che la sella è ben imbottita, mi piace perché è anche ergonomica e ci si siede veramente bene. L'unico handicap che trovo io, e come vi dicevo, sono proprio, come vi dico qua, mi stanno troppo larghe, dovevano essere un pelo più sotto, tipo vedete così, proprio leggermente sotto, e stavano incastrate nella carena. Invece abbiamo le pedaline ovviamente per la moto che passa un po' più alte, va a battere qua, uno veramente alto, probabilmente ha le ginocchia un po' verso il manubrio, e vedo che il manubrio non è montato anche correttamente, come vedete è inclinato, quindi andrebbe più su e così toccherebbe meno il ginocchio alle mani, e in questo caso me l'ha dato così e vi faccio vedere, comunque va messo più su. Quello che mi piace è anche il discorso dell'impronta digitale, che schiacciando col dito possiamo aprire questo coperchio che vedete qui nero, in questo caso, dove ci si può mettere il borsello, il cavo di ricarica eccetera, e quindi niente, direi che per la prova è tutto, ci vediamo a un prossimo video da calendario, e devo dire che comunque questa piccola moto mi è piaciuta veramente molto facile da guidare e divertente.
Ragazzi, se avete bisogno di un acquisto, consiglio qualcosa, contattatemi, c'è le mail sotto. Ci vediamo al prossimo video da Credendario. Ciao ciao.